Una tranquilla crociera italiana attracca ad Alessandria d'Egitto, ma a bordo si prepara un evento che cambierà la storia, il giorno in cui l'Italia sfidò gli Stati Uniti. Quello che sembrava una normale crociera divenne un caso internazionale che ancora oggi fa discutere. Questa è la storia dell'Achille Lauro, un viaggio trasformato in un incubo, basato su documenti ufficiali e testimonianze reali. Ecco come tutto è iniziato. A un certo punto della mattina, centinaia di passeggeri iniziano a sbarcare dalla nave, salendo sugli autobus che li porteranno a visitare le piramidi del Cairo, a circa 2 ore e mezza di distanza. Questo esodo lascia a bordo solo 70-80 passeggeri, insieme ai 340 membri dell'equipaggio. Una volta completato lo sbarco, il capitano lascia Alessandria, tracciando una rotta verso il porto di Said, circa 225 km a est, dove intende ricongiungersi con i turisti provenienti dal Cairo, circa 14 ore dopo. Tuttavia, i turisti del Cairo non avrebbero mai rivisto la nave. Arrivarono alle 22:30 di quella sera su un molo vuoto, molto dopo l'orario previsto. Non trovando la nave, aspettarono fino a 3 ore durante la notte, convinti che il ritardo fosse dovuto alla congestione del traffico all'imbocco del canale di Suez. Ma non era così. Quel giorno, verso le 13, una richiesta di soccorso era stata trasmessa dall'Achille Lauro e captata da una stazione radio svedese a Göteborg. 4 dirottatori avevano sequestrato la nave mentre lasciava il porto di Alessandria, sorprendendo i passeggeri nella sala da pranzo mentre pranzavano, sparando colpi d'arma da fuoco sopra le loro teste e urlando loro ordini. Ma chi erano esattamente questi dirottatori? E cosa volevano? Beh, questo non era immediatamente chiaro. I 4 uomini si erano tenuti a distanza dai passeggeri per tutto il viaggio. Le loro uniche interazioni si erano limitate a un breve scambio con una hostess dell'Achille Lauro. Quando lei chiese loro da dove venissero, risposero in modo conciso, con una sola parola, dicendo semplicemente che erano, cito, norvegesi. Chiunque fossero, e qualunque fosse il loro scopo, il dirottamento aveva attirato immediatamente l'attenzione dei governi italiano e statunitense e dei rispettivi team di gestione delle crisi. Inizialmente, gli Stati Uniti non avevano dato molto peso all'accaduto, come ricordò un membro dello staff della Casa Bianca dell'epoca. Sembrava che ogni settimana si verificasse un nuovo episodio terroristico, ma non appena venne confermato che a bordo c'erano passeggeri americani, verso le 16, gli Stati Uniti entrarono in modalità crisi. Mentre i due governi discutevano sulla migliore linea d'azione, i dirottatori continuarono ad agire sull'Achille Lauro. Costrinsero il capitano della nave, Tirado de Rosa, a salire sul ponte, dove lo bombardarono verbalmente in arabo prima di ordinargli, in un inglese stentato, di salpare per il porto siriano di Tartus. La loro pretesa di essere cittadini norvegesi stava diventando sempre più dubbia, eppure ci sarebbe voluto ancora del tempo prima che lo scopo del loro dirottamento e la loro esatta identità venissero chiariti. Più tardi quel giorno, nella notte del 7 ottobre, i dirottatori chiamarono i funzionari portuali di Port Said mentre navigavano al largo delle coste egiziane. In quell'occasione affermarono di essere membri del Fronte di Liberazione della Palestina, o FLP, una fazione militante secessionista dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, o OLP, l'organismo di governo della Palestina. Durante questa conversazione, il FLP chiese il rilascio di 50 palestinesi incarcerati nelle prigioni israeliane. Improvvisamente, il dirottamento assunse un carattere molto più complesso. Ora Israele era coinvolto, rendendo ancora più difficile negoziare una conclusione pacifica dell'incidente. Il governo italiano adottò un atteggiamento molto più passivo nei negoziati. Il presidente del Consiglio italiano, Bettino Craxi, inizialmente sostenne che, poiché le richieste dei dirottatori erano rivolte a Israele, l'Italia non poteva avviare negoziati diretti con loro. Ma, cosa ancora più importante, poiché la politica estera italiana si era orientata negli ultimi 10 anni verso il miglioramento delle relazioni con gli stati arabi del Mediterraneo, l'Italia era cauta nel non creare tensioni con i propri alleati arabi, trattando i dirottatori troppo duramente o mostrando eccessiva vicinanza a Israele. Le tensioni arabo-israeliane erano recentemente aumentate vertiginosamente. Solo una settimana prima, le forze israeliane avevano bombardato il quartier generale dell'OLP a Tunisi, in rappresaglia per l'omicidio di 3 israeliani a Cipro. L'attacco aveva causato 60 morti e 100 feriti, indignando la Tunisia al punto da spingere l'ONU a votare una risoluzione di condanna. In questo delicato contesto diplomatico,
Ciò che l'Italia desiderava era una soluzione incruenta, in cui le tensioni non si inasprissero ulteriormente e in cui potesse vantare sia le sue capacità di mediazione sia la sua indipendenza diplomatica dagli Stati Uniti. Idealmente, questo avrebbe significato una de-escalation completa, senza vittime né estradizioni per i dirottatori mediorientali. Tuttavia, l'Italia mobilitò comunque 4 elicotteri che trasportavano unità del suo battaglione d'élite Kol Moschin alla base aerea di Akrotiri, a Cipro, nel caso in cui una risoluzione diplomatica della crisi fosse diventata impossibile. Gli americani, invece, non esitarono a ricorrere alla forza. Avevano una politica di tolleranza zero nei confronti dei negoziati con i terroristi e volevano che i dirottatori venissero arrestati e processati. Vedevano un'opportunità nel fatto che la nave si trovasse in acque internazionali, il che la rendeva suscettibile a un'operazione militare. Pertanto, gli Stati Uniti decisero di schierare le forze del Comando Congiunto per le operazioni speciali JSC presso la base aerea di Sigonella, in Sicilia, e pianificarono un intervento armato per la sera di mercoledì. Questa squadra di risposta includeva il famoso SEAL Team 6, ma sull'Achille Lauro, la mattina di martedì 8 ottobre, i dirottatori iniziarono a separare gli ostaggi e a sequestrare i loro passaporti in una delle sale d'attesa della nave. Identificarono 12 americani e 6 ostaggi britannici come preziosi per i loro scopi, oltre a un paio di anziani austriaci in vacanza. Questi ultimi furono interrogati sulle loro origini e rivelarono di essere ebrei, spingendo uno dei dirottatori a gettare a terra il marito e a colpirlo con il calcio del fucile. Un passeggero del gruppo isolato suscitò un particolare interesse nei dirottatori, un ebreo americano costretto su una sedia a rotelle, di nome Leon Klinghoffer. Essendo immobile, non poté accompagnare gli altri ostaggi quando fu loro ordinato di salire sul ponte piscina soprastante e per questo motivo fu costretto a rimanere con uno dei dirottatori. La moglie protestò, cercando di convincerli a lasciarlo salire, ma le fu intimato di andarsene. Quella sarebbe stata l'ultima volta che avrebbe visto suo marito. Verso le 11, la nave raggiunse finalmente la costa di Tartus, in Siria, dove i dirottatori chiesero il permesso di attraccare al porto, ribadendo la loro richiesta di rilascio di 50 prigionieri in Israele e chiedendo che negoziatori britannici e americani si presentassero a bordo della nave. Se le loro richieste non fossero state soddisfatte, sostenevano che avrebbero iniziato a giustiziare gli ostaggi alle 15. La richiesta di attraccare al porto di Tartus non fu accolta, probabilmente perché gli Stati Uniti avevano avviato una campagna diplomatica per impedire agli stati della regione di offrire ai dirottatori un rifugio sicuro, mantenendoli così isolati in acque internazionali. Alle 14:32, circa 3 ore e mezza dopo le loro richieste iniziali, i dirottatori chiamarono il porto di Tartus con un messaggio minaccioso. Il messaggio, consegnato alle 15:23, lasciava intendere che uno dei passeggeri fosse stato giustiziato tra le 14:58 e l'ora della consegna. Negli ambienti dell'intelligence statunitense cominciarono a circolare voci secondo cui un passeggero americano era stato ucciso, e in effetti era così. Verso le 15, il capo dei dirottatori ordinò a uno dei camerieri di aiutarlo a trasportare Leon Klinghoffer a poppa, in un luogo isolato e lontano dagli altri ostaggi. Qui congedò il cameriere e sparò 2 volte all'americano in sedia a rotelle, una volta al petto e una al volto, uccidendolo all'istante. Terminata l'esecuzione, richiamò il cameriere e il parrucchiere della nave per gettare il corpo in mare. Il corpo di Klinghoffer sarebbe stato ritrovato 5 giorni dopo su una spiaggia in Siria, il 13 ottobre, dove le autorità siriane effettuarono l'autopsia. Nel pomeriggio dello stesso giorno, i dirottatori avevano già abbandonato la scena del crimine, dirigendosi a tutta velocità verso Cipro. Durante il tragitto ricevettero una comunicazione radio da una stazione radiofonica in lingua araba di Cipro, chiamata Monte Carlo. La trasmissione proveniva da un uomo che si faceva chiamare Abu Khaled, apparentemente l'organizzatore del dirottamento. Egli ordinava ai dirottatori di invertire la rotta e dirigersi verso il porto di Said, aggiungendo che avrebbero dovuto citare in giudizio i passeggeri, trattarli bene e mantenere un contatto radio costante con le autorità del porto egiziano. In un'altra trasmissione radiofonica, più tardi quella notte mentre si avvicinavano a Port Said, Khaled ordinò anche ai dirottatori di scusarsi per il sequestro della nave, sottolineando che non era la loro intenzione originaria
e che non avrebbero dovuto fare nulla che potesse compromettere le relazioni positive tra Italia e Palestina. Questo probabilmente spiega perché presero di mira solo ostaggi americani, britannici ed ebrei. Mentre i dirottatori si affrettavano a raggiungere Port Said, l'intelligence statunitense cercava di identificare il misterioso Abu Khaled. L'ufficio statunitense per l'intelligence e la ricerca stabilì un tenue collegamento tra lo pseudonimo e il leader di una fazione del PLF, Mohammed Abbas, attraverso un ritaglio di giornale che indicava Khaled come nome del suo primogenito. Questa teoria, seppur azzardata, venne successivamente confermata da contatti dell'intelligence israeliana, che affermarono di aver già incontrato quel soprannome e di essere sicuri al 99% che appartenesse proprio a Mohammed Abbas. Ora, questo rappresentava un problema per molteplici ragioni. Il primo motivo è che, all'insaputa degli osservatori stranieri, martedì 8 ottobre, Mohammed Abbas era stato fermato al Cairo mentre si recava a Tunisi dal governo egiziano. Un resoconto racconta che, alle 22:30 del giorno precedente, circa 9 ore dopo il dirottamento, il ministro degli esteri italiano Giulio Andreotti aveva contattato il ministro degli esteri egiziano, Boutros Ghali, chiedendo che i diplomatici palestinesi fossero coinvolti nella mediazione. Ghali cercò quindi di contattare il leader palestinese de facto, Yasser Arafat, per richiedere un inviato diplomatico, ma non ci riuscì. Poco dopo, tuttavia, i servizi segreti egiziani lo informarono che un membro di alto rango del Consiglio nazionale palestinese sarebbe presto passato per il Cairo diretto a Tunisi. Quel membro di alto rango era Mohammed Abbas. Quando Abbas arrivò al Cairo, fu fatto scendere dall'aereo, trascinato al Ministero degli Esteri e presentato davanti ai diplomatici italiani ed egiziani come mediatore nel dirottamento da lui stesso orchestrato. Si trattava di un chiaro conflitto di interessi e non passò molto tempo prima che tutte le parti coinvolte nella crisi scoprissero la sua reale identità. La rivista geopolitica italiana Limes osservò che i dirottatori si rivolgevano a lui istintivamente chiamandolo comandante, dopo aver sentito la sua voce alla radio durante i negoziati, allertando immediatamente le stazioni di ascolto dell'intelligence. Questo, ovviamente, costituiva un problema. In secondo luogo, la rivelazione che il dirottamento fosse stato condotto da un lealista dell'OLP rese la situazione molto più delicata. Poiché l'OLP era l'unica autorità semi-rispettabile in Palestina con cui fosse possibile negoziare, se l'Italia o gli Stati Uniti avessero iniziato ad accusarla di attività terroristiche, avrebbero perso il loro unico ponte diplomatico con la Palestina. Consapevoli di ciò, alcuni analisti americani iniziarono a sconsigliare un'operazione militare, in modo che i palestinesi potessero salvare la faccia e negoziare una via d'uscita dal conflitto con il governo egiziano, una strategia che gli italiani stavano già adottando per contenere le tensioni. In ogni caso, la decisione di condurre un'operazione militare era ormai fuori dal loro controllo. Alle 7:15 di mercoledì 9 ottobre, l'Achille Lauro era entrata in acque territoriali egiziane, nonostante le proteste americane, e aveva avviato trattative con emissari egiziani e palestinesi, rendendo impossibile un intervento statunitense. Nelle ore successive, Mohammed Abbas si trovò nella posizione privilegiata di mediare la de-escalation di un dirottamento da lui stesso orchestrato e, in quest'ottica, non sorprende che i negoziati avanzarono rapidamente. Alle 13:30, poco più di 6 ore dopo l'inizio delle trattative, il capitano De Rosa dell'Achille Lauro rilasciò la seguente dichiarazione via radio con Port Said: «Sono il capitano, parlo dal mio ufficio e i miei ufficiali sono tutti in buona salute». Tale garanzia, che implicava che tutti gli ostaggi fossero rimasti illesi, fu sufficiente ai governi italiano ed egiziano per consentire ai dirottatori di essere liberati in cambio del rilascio della nave e dei suoi passeggeri. Il diplomatico americano in Egitto, Nicholas Williotz, si rifiutò di firmare le condizioni di rilascio, ritenendo che solo un'azione penale sarebbe stata sufficiente. Pertanto, solo le firme italiana ed egiziana furono messe per iscritto. All'insaputa dei due firmatari all'epoca, De Rosa era pienamente consapevole che non tutti i passeggeri erano rimasti illesi. Poco dopo l'omicidio di Klinghoffer, avvenuto il giorno prima, il capo della squadra di dirottamento, Maguid al-Molki, si era recato sul ponte della nave, consegnando a De Rosa il passaporto di Klinghoffer e comunicandogli che era stato eliminato. De Rosa dichiarò in seguito, in un'intervista televisiva, di essere certo che Molki stesse dicendo la verità,
poiché aveva pantaloni e scarpe insanguinati. L'unica ragione per cui aveva dichiarato che tutti stavano bene era che, durante la conversazione, era stato tenuto sotto tiro. Ma prima che qualcuno potesse intuire l'inganno, i dirottatori erano già sbarcati e avevano abbandonato la nave, partendo verso le 3:30. Furono scortati da motovedette egiziane fino al porto di Said, dove si dileguarono rapidamente sulla terraferma egiziana. Ma dove? Ci sarebbe voluto ancora un po' di tempo per capirlo. Nel frattempo, agli italiani stava diventando sempre più evidente che qualcosa non andava. Tra le 16:20 e le 18:10, i funzionari italiani appurarono, attraverso conversazioni con il capitano De Rosa, di essere stati effettivamente vittime dell'incidente. Alle 18:30, il presidente del Consiglio Bettino Craxi dichiarò l'accaduto in una conferenza stampa, poco dopo aver contattato il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan per informarlo della morte di Klinghoffer. Il corpo diplomatico italiano si trovò con le uova in faccia. Solo poche ore prima, il ministro degli esteri Giulio Andreotti si era vantato delle capacità della diplomazia italiana, affermando che la conclusione incruenta della crisi era, e cito, il frutto di una politica estera italiana, che non tutti sempre comprendono. Al contrario, ora sembrava che avessero appena lasciato andare 4 assassini e non sapessero nemmeno dove fossero. Gli Stati Uniti erano furiosi. Il giorno dopo, giovedì 10 ottobre, l'ambasciatore Veliots salì a bordo dell'Achille Lauro per constatare personalmente la morte. Lì trovò il passaporto di Klinghoffer, ma nessun nome. Chiamò l'ambasciata americana e, in una dichiarazione accorata, chiese all'Egitto, e cito, di perseguire questi figli di L'Egitto non aveva alcuna intenzione di farlo, anzi, come avrebbero rivelato i servizi segreti statunitensi e israeliani, stava facilitando il loro passaggio sicuro in Tunisia, dove sarebbero stati prelevati dalle forze dell'OLP. Questo nonostante i nuovi sviluppi riguardanti l'omicidio di un cittadino americano. Alle 18 del 10 ottobre, 26 ore e mezza dopo lo sbarco dall'Achille Lauro, l'intelligence localizzò i dirottatori nella base aerea di Al-Mazah, in Egitto. Si stavano preparando a imbarcarsi su un volo Egyptair in uscita dal paese. Il presidente egiziano, Hosni Mubarak, affermò che i dirottatori avevano già lasciato l'Egitto e che lui non sapeva dove si trovassero. Quindi, o i suoi servizi segreti interni erano così tristemente patetici da non sapere che i dirottatori si stavano imbarcando su un volo civile in un aeroporto militare egiziano, oppure stava mentendo. Gli analisti americani sospettavano fortemente quest'ultima ipotesi, ma né Mubarak né i dirottatori sapevano che, mentre il volo si preparava al decollo, una squadra di gestione delle crisi a Washington aveva elaborato un piano per intercettare l'aereo. Intorno alle 19, ora dell'Europa centrale, una task force di portaerei statunitensi guidata dalla USS Saratoga iniziò a dirigersi verso sud dalla Grecia. Alle 8:15, 4 caccia F-14, 2 aerei cisterna KA-6D e 2 aerei radar e 2 C decollarono dalla Saratoga e iniziarono a pattugliare lo spazio aereo appena a nord della costa egiziana. Alle 22:10 la task force monitora e pedina l'aereo. Intorno alle 23:30 i 4 F-14 intercettano finalmente il 737, poco dopo che gli era stato negato il diritto di atterraggio a Tunisi. A questo punto la task force contatta via radio l'aereo e gli intima di seguirli fino alla base aerea NATO di Sigonella, in Sicilia. A bordo, l'equipaggio egiziano tenta di stabilire un contatto radio con il centro di controllo in Egitto, ma gli aerei radar che accompagnano la task force americana stanno disturbando i loro segnali. Impossibilitato a chiedere istruzioni al Cairo, il capitano acconsente, accettando di volare a nord-ovest verso la Sicilia. Poco dopo la mezzanotte dell'11 ottobre, l'aereo atterra alla base aerea di Sigonella, seguito da 2 trasporti truppe statunitensi. Gli italiani erano furiosi. Erano rimasti all'oscuro dell'intera operazione fino a soli 40 minuti prima dell'arrivo dell'aereo a Sigonella. Avevano la sensazione che l'intero piano fosse stato loro nascosto per impedirgli di opporsi allo sbarco. A peggiorare la situazione, come spiegò in seguito un agente dell'FBI, gli italiani furono sostanzialmente costretti ad assumersi la responsabilità giurisdizionale dei dirottatori. Ritenevano che, poiché i dirottatori avevano commesso crimini su una nave italiana e l'aereo era atterrato su suolo italiano, fossero tenuti per legge a processarli. Ciò significava che non potevano permettere agli americani di catturare i dirottatori,
che era stata l'intenzione iniziale dell'operazione. Ma ora c'erano circa 80 commando americani che si aggiravano in una base aerea in Sicilia, 50 dei quali provenienti dai trasporti truppe in arrivo, mentre l'altro contingente era composto da una forza del SEAL Team 6, che si era trasferita in Sicilia da Gibilterra. Avevano intenzione di riportare a casa questi terroristi e processarli personalmente. Così si verificò una situazione di stallo diplomatica, con Stati Uniti e Italia che rivendicavano la giurisdizione sui dirottatori. Tuttavia, si stava sviluppando anche una situazione di stallo concreta sul terreno. Le forze speciali statunitensi, incaricate di prendere in custodia gli uomini, erano ora circondate da una cinquantina di commando e gendarmi dell'aeronautica militare italiana, che avevano l'ordine di intervenire con la forza se gli americani avessero tentato di portarli via. I rinforzi italiani avrebbero presto messo gli americani in netto svantaggio numerico, con circa 300 italiani contro 80 statunitensi. Le fonti divergono su quando esattamente questa situazione di stallo si sia conclusa e su come sia stato raggiunto un accordo, ma sembra che ci sia voluto parecchio tempo. Passarono dalle 4 alle 5 ore fino a tarda mattinata dell'11 ottobre, prima che la Casa Bianca ricevesse una chiamata che ordinava alle truppe statunitensi di ritirarsi e lasciare che gli italiani prendessero in custodia i dirottatori. Un accordo era stato raggiunto sia dal segretario di Stato americano sia dal ministro degli esteri italiano. Le truppe americane si sarebbero ritirate a condizione che gli italiani promettessero che i dirottatori sarebbero stati processati. Le truppe italiane trovarono i 4 dirottatori insieme al loro seguito e come bonus anche l'ideatore del dirottamento, Mohammed Abbas. La crisi era finita. Sebbene sussistessero ancora tensioni tra Stati Uniti e Italia, in particolare per il rifiuto italiano di estradare o anche solo di impedire alla mente dell'attentato di lasciare il paese a causa di quella che gli italiani definirono una mancanza di prove del suo coinvolgimento, i dirottatori sarebbero comunque stati processati e condannati nei tribunali italiani. L'uomo che aveva ucciso Klinghoffer, Naguib al-Molki, fu condannato a 30 anni di carcere, mentre i suoi complici ricevettero pene più lievi, tra i 25 e i 15 anni. L'Italia avrebbe poi ritrattato la condanna di Abbas e lo avrebbe processato in contumacia, ma Abbas non avrebbe mai trascorso un solo giorno in carcere, avendo trovato rifugio in Iraq. I dirottatori hanno sempre sostenuto di non aver mai avuto intenzione di sequestrare la nave, ma di usarla come punto di partenza per un attacco al porto israeliano di Ashdod, incluso nell'itinerario della crociera. Hanno affermato di essere stati scoperti dall'equipaggio e di aver dovuto improvvisare. I tribunali italiani e gli analisti dell'intelligence dubitarono fortemente di questa versione dei fatti. Purtroppo, l'Achille Lauro non ebbe un futuro migliore. Nel 1994, meno di 10 anni dopo il dirottamento, la nave prese fuoco al largo della Somalia e affondò durante un viaggio. Era la fine definitiva di una nave ormai segnata dalla sfortuna. Questo era solo uno dei disastri nascosti tra le onde. Nella playlist Disastri navali, che trovi qui in alto a sinistra, ci sono molte altre storie dimenticate dal mare. Se sei arrivato fin qui, non fermarti adesso. I nuovi episodi escono ogni mercoledì e venerdì alle 15. Iscriviti e continua il viaggio.